Chi tra di voi, alla mia età o anche qualcosina di più, sicuramente ricorda che negli anni '80 ci fu una sorta di battaglia delle boy band, o meglio, oggi le chiameremmo boy band, ma erano due band rock. Ebbene, queste band, lo sappiamo, erano i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Ma Spandau Ballet, perché questo nome? Perché Spandau Ballet? Cosa significa? In realtà è un gioco di parole. Spandau fa riferimento a un carcere fortezza in Germania. Spandau Ballet vuol dire semplicemente cambio della guardia, perché quel carcere fortezza è rimasto in funzione fino al 1987 con una guarnigione forse fin troppo munita e fornita per i suoi scopi e per fare la guardia a un uomo solo, un prigioniero speciale, un prigioniero che è stato definito in tanti modi: pazzo, visionario, stupido, megalomane, delfino, esecutore di ordini altrui, custode di segreti, un uomo misterioso, un uomo che ha racchiuso al suo interno tutte le contraddizioni di quella follia che fu il regime nazionalsocialista. Ebbene, quell'uomo, Rudolf Hess, è il nostro protagonista di oggi. Prima di cominciare la nostra narrazione odierna, vogliamo ringraziare lo sponsor di questo video che è NordVPN. State vedendo il link in sovraimpressione. Vi invitiamo a rimanere con noi fino alla fine del video perché l'offerta che NordVPN propone oggi è decisamente molto, molto vantaggiosa. Come c'è finito Rudolf Hess dentro il carcere Fontezza di Spandau? Beh, dobbiamo risalire abbastanza indietro nel tempo, al processo di Norimberga, famosissimo, voluto dagli alleati per portare alla sbarra i responsabili dei crimini di guerra e soprattutto contro l'umanità perpetrati in Europa. Alla sbarra, Rudolf Hess non era arrivato da ultimo prigioniero di guerra, anzi, era quello che già vantava una discreta detenzione sin dal 10 maggio del 1941, ma non era stato catturato su un campo di battaglia e neanche con l'inganno magari in qualche operazione spionistica. No, signori, Rudolf Hess aveva deciso il 10 maggio del 41 di mettersi ai comandi di un Messerschmitt Bf 110 modificato con serbatoi aggiuntivi per il carburante e di volare fino in Scozia, nel Lanarkshire. Perché? Perché nella sua testa gli inglesi potevano essere convinti a cercare una pace separata con la Germania. Nel 10 maggio del 1941 l'Europa è in guerra da quasi 2 anni. La guerra è scoppiata il 1° settembre del 1939 con l'aggressione della Germania nazista alla Polonia. Fino a quel momento, bisogna dirlo, la Germania nazista stava dominando su quasi tutti i campi. Aveva conquistato la Polonia, aveva conquistato praticamente senza sparare un colpo la Danimarca, poi la Norvegia, una conquista molto difficile, poi l'invasione dei Paesi Bassi, del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, smembrata con la nascita dello Stato fantoccio di Vichy. Infine l'intervento nei Balcani, l'invasione della Jugoslavia e della Grecia per supportare l'alleato Mussolini in difficoltà. Fino a quel momento la Germania aveva vinto quasi su tutti i fronti. Perché quasi? Perché la battaglia d'Inghilterra, battaglia aerea per preparare il terreno a una successiva invasione, mai verificatasi, non era andata bene per la Germania. Anzi, era stata sconfitta durante la battaglia d'Inghilterra. Eppure Hess era convinto che si potesse in qualche modo parlamentare con gli inglesi. Ma chi era Rudolf Hess per pensare di arrogarsi una simile capacità? Veniva definito come il delfino di Hitler. Ed effettivamente nel regime tedesco era il numero 2, ma un numero 2 senza poteri, un numero 2 tenuto in disparte, tenuto all'oscuro anche di diverse decisioni. Tanto per dirne qualcuna. Rudolf Hess non era stato incluso nelle riunioni che avevano organizzato la purga della notte dei lunghi coltelli, un argomento di cui abbiamo già parlato, trovate il video nel canale. Così come Rudolf Hess era stato tenuto all'oscuro della notte dei cristalli, la Kristallnacht, il primo grande pogrom nazista contro gli ebrei. Non solo. Rudolf Hess non era informato nemmeno di molti piani militari. Piuttosto cresceva nella sua ombra Martin Bormann, il suo segretario, e colui che ne avrebbe preso il posto alla guida della cancelleria del Reich. Rudolf Hess veniva tenuto in disparte. Perché? Beh, all'interno dei corridoi e delle stanze del regime nazista si sussurrava che i difetti fisici e non solo dei gerarchi attorno a Hitler fossero
evidenti a tutti tranne che allo stesso dittatore. Sembrava che Hitler non si accorgesse della zoppia di Goebbels, e anche di lui abbiamo già parlato, della miopia di Himmler, e anche di lui abbiamo già parlato, oppure del fatto che Hess fosse semplicemente uno stupido. Strano che venisse definito stupido, visto che prima di abbracciare il nazismo, Rudolf Hess era arrivato a un passo dalla laurea in filosofia. Si era ritirato dall'università semplicemente per seguire Hitler, che aveva già conosciuto durante la Grande Guerra. Erano tutti e due in un reggimento bavarese sul fronte occidentale, in Francia. Si erano conosciuti inizialmente di sfuggita, poi si erano ritrovati nel periodo in cui la Germania, o meglio la Baviera, ribolliva, inizio degli anni '20, le rivolte spartachiste, il tentativo di instaurare delle piccole repubbliche sovietiche in quello che una volta era l'impero tedesco, mentre Hitler penetrava all'interno del partito operaio tedesco di Anton Drexler, Hess aveva coltivato non solo la sua passione per gli studi, per la filosofia, ma anche le amicizie con alcuni circoli influenti e con personaggi molto in vista della destra aristocratica tedesca. Tanto per dirne uno, in vista del putsch di Monaco, il tentativo di colpo di Stato andato male, anche di questo abbiamo già parlato nel canale, ebbene fu Rudolf Hess a portare al giovane Adolf Hitler la conoscenza dell'ex feldmaresciallo Ludendorff, uno dei grandi eroi di guerra della Germania imperiale. Hess conosceva Ludendorff per rapporti di famiglia. Il fratello di Hess era stato ufficiale, ovviamente di basso rango, all'interno dello Stato Maggiore tedesco e aveva potuto conoscere il feldmaresciallo. Tramite questi agganci sociali e politici, Hitler si era fatto strada e aveva ricompensato Hess con un ruolo sostanzialmente di segretario, un ruolo che era ritornato prepotentemente in auge dopo il fallimento del putsch di Monaco, allorché Hitler, ferito, era stato catturato e processato ed Hess, dopo essere inizialmente scappato in Austria, era tornato per farsi condannare a 18 mesi di carcere, arresti di fortezza anche per lui, nella stessa prigione in cui era detenuto Hitler. E in quella prigione i due, alloggiati in celle vicine, avevano iniziato a stendere il manifesto politico del nazismo, il famosissimo Mein Kampf. Hitler dettava i suoi pensieri, Hess prendeva appunti e poi li trascriveva e li passava a un editore fuori dal carcere. Forse per questo motivo, quasi un debito di riconoscenza, di doppia riconoscenza, prima per l'ingresso nella nobile destra tedesca e poi per quel lavoro da segretario stenografo, Hitler aveva deciso di ricompensare Rudolf Hess, dandogli nel 1933 il ruolo di vice di Reichsleiter del regime, con ampi poteri nel partito e nel governo. Poteri però che restavano su carta. Lo si sarebbe visto qualche anno dopo, perché nel frattempo era salita la stella di Hermann Göring, abbiamo parlato anche di lui tra l'altro nel canale, e stava nascendo la stella di Martin Bormann, il segretario particolare di Hess. Hess invece veniva tenuto, come detto, all'oscuro di piani riservati, segreti, delle purghe, dei pogrom, ma anche dei preparativi politici e militari per l'aggressione all'Europa. E allora torniamo al 10 maggio del 41. Torniamo a quel giorno in cui Rudolf Hess si mette ai comandi del Messerschmitt, vola in Scozia, non conclude nemmeno il volo, si paracaduta e agli inglesi che lo catturano conferma la propria identità e dice di essere venuto a parlamentare, a portare un piano di pace. Hess non viene creduto, viene posto agli arresti e viene interrogato a più riprese. In Germania la notizia della fuga di Hess viene immediatamente catalogata come una pazzia. Hess sarebbe semplicemente uscito di senno. Non era solo uno stupido, era un folle. Viene rimpiazzato da Bormann, che da quel momento in avanti avvia una spietata guerra interna al partito con Göring e viene ritenuto Hess, una via di mezzo tra un matto e un traditore. Ma sono andate davvero così le cose? Ma veramente Hess aveva agito da solo? Qui si apre un grande interrogativo. Molti si chiedono se tutto ciò che è stato detto di Hess, la presunta pazzia, l'improvvisa desiderio di volare in Scozia, il piano anche abbastanza farsesco di proporre una pace separata agli alleati, fosse davvero una sua iniziativa all'oscuro di tutti o fosse invece qualcosa di concordato con Hitler, che si era premunito, che si era fatto dare da Hess una lettera in cui lo stesso Hess sostanzialmente manlevava Hitler da qualunque responsabilità in caso di fallimento della missione. È andata davvero così? Oppure è andata come dicono altri, che sostanzialmente Hess veramente aveva deciso di fare di testa propria. Hess si era stancato di stare nell'ombra, voleva
un posto tutto per lui. Oppure c'è un'altra versione ancora, secondo cui essa era convinto che fosse proponibile una seconda conferenza di Monaco, quando nel 1938, coadiuvati da Mussolini, tedeschi e inglesi si erano seduti a un tavolo per decidere pacificamente la questione dei Sudeti, che alla fine erano stati inglobati dalla Germania. Ma Hess doveva essere quantomeno un illuso per pensare che dopo Monaco e il tradimento delle promesse fatte a Monaco appena 6 mesi dopo, gli inglesi potessero ancora credere a un Hitler determinato alla pace e non alla conquista militare. Insomma, gli interrogativi sono tanti. Lo stesso Hess, imprigionato e interrogato a più riprese, non è riuscito a dare delle risposte chiare agli alleati. O forse le ha date. Quello che sappiamo è che i verbali di diversi suoi interrogatori sono rimasti segretati e quindi non riusciamo ad accedere alla completa documentazione. Un'aura di mistero ha cominciato ad avvolgere Rudolf Hess da quel momento in avanti. Certo, all'interno del regime nazista lo si è dimenticato molto in fretta. Non si poteva tollerare un atto di insubordinazione o addirittura di tradimento da parte di chi? Di chi fino a quel momento era stato considerato come il vice del Führer. Fatto sta che quando si apre il processo di Norimberga nel 1946, Hess è alla sbarra assieme a Göring, il suo vecchio rivale, assieme a molti altri papaveri del regime, del partito e non solo. Ascolta Hess tutto ciò che viene detto dai giudici, i capi di imputazione, le prove a carico, le testimonianze. Ascolta, viene accusato Hess di cospirazione per commettere crimini contro la pace e di aver concorso a pianificare, iniziare e intraprendere un conflitto di aggressione nei confronti di nazioni pacifiche. Si chiamano crimini di guerra. Anche se Hess, in vita sua, dopo la Grande Guerra, non ha più premuto un grilletto, anche se Hess veniva escluso dalle riunioni, non importa. E allora anche qui noi potremmo porci un interrogativo. Ma come mai portare alla sbarra un uomo detenuto da oltre 4 anni e che sostanzialmente è stato sconfessato dallo stesso regime che si va a processare in quel momento a Norimberga? Forse c'era qualcosa che essa aveva detto e che era bene che non ripetesse. Quel che è certo è che i più determinati a ottenere una condanna di Hess furono l'Unione Sovietica e la Gran Bretagna. E sempre l'Unione Sovietica e la Gran Bretagna si sarebbero opposti duramente negli anni a seguire. L'una, l'Unione Sovietica, a proposte di grazia, l'altra, la Gran Bretagna, a richieste di revisione del processo o di liberazioni per questioni umanitarie. Sta di fatto che Rudolf Hess è uno dei 3 condannati all'ergastolo al tribunale di Norimberga. Gli altri 2 sono Walter Funk e Erich Raeder. Funk era subentrato a Hjalmar Schacht come presidente della Reichsbank ed era considerato il ministro delle finanze del Reich. Raeder, grande ammiraglio, era colui il quale aveva progettato il ritorno di una grande flotta navale nazista sui mari. Poi era stato soppiantato dal suo rivale interno, il grande ammiraglio Karl Dönitz, di cui abbiamo già parlato anche lui in un altro video. Tutti e 3 rinchiusi a Spandau, ma non fino alla fine, perché a metà degli anni 50 Funk e Raeder ottengono la liberazione anticipata per motivi umanitari, sono tutti e 2 malati, moriranno qualche anno dopo nelle loro case. Hess invece no, Hess resta lì, unico detenuto di Spandau, con un'imponente guarnigione a fargli da balia, il balletto di Spandau, qualcosa che viene scritto ogni tanto sui giornali, di questo prigioniero silenzioso, tenuto nella sua cella, di un'enorme prigione fortezza, con centinaia di soldati attorno che lo controllano, fino a un giorno del 1987, un giorno che per alcuni è una data da segnare nel calendario come liberazione e come altri è una data di uno dei tanti complotti di cui si pensa sia fatta la storia. Il 17 agosto del 1987, il giorno in cui le guardie entrano nella cella di Rudolf Hess e lo trovano, 93enne, impiccato con un lenzuolo alle sbarre della cella. Ora ci si potrebbe domandare come ha fatto un 93enne assolutamente non Superman e non dotato di un fisico atletico ad impiccarsi alle sbarre della finestra della prigione. Come ha fatto? Quello che venne catalogato come suicidio venne corroborato anche da un biglietto lasciato dallo stesso S a favore dei propri familiari, soprattutto del figlio che sarebbe morto alcuni anni dopo. Però resta sempre quell'interrogativo. Non solo, la famiglia di S rivelò 2 fatti sconcertanti. Il primo, che qualche giorno prima del suicidio, Mikhail Gorbaciov, capo dell'Unione Sovietica, aveva deciso e comunicato alla famiglia di
voler annullare il veto dell'Unione Sovietica a iniziative umanitarie nei confronti di Rudolf Hess. In pratica si sarebbe potuta valutare l'opportunità di scarcerare l'anziano gerarca per rispedirlo a casa, dove avrebbe potuto vivere i suoi ultimi giorni su questa terra. Il secondo fatto è un mai provato coinvolgimento dell'MI6, il Secret Intelligence Service britannico, in una sorta di macabra messa in scena. Secondo i familiari, Rudolf Hess non si sarebbe impiccato, sarebbe stato assassinato nella sua cella dai missari del SIS, che si sarebbero introdotti la notte precedente, lo avrebbero soffocato con un cuscino e poi gli avrebbero spezzato il collo e lo avrebbero appeso alle sbarre. Perché? Secondo sempre i familiari di Hess, perché Hess poteva rivelare qualcosa di scottante, magari poteva rivelare ciò che aveva detto agli inglesi, ciò che è rimasto segretato nei verbali che ancora non sono stati resi pubblici. Magari avrebbe potuto dire qualcosa su certe relazioni pericolose avute da alcuni politici britannici col regime nazista prima della guerra. Magari avrebbe potuto parlare dei retroscena di Monaco, dell'appeasement, di quell'accordo digerito male dagli inglesi e fonte di profondo imbarazzo un anno dopo, quando sarebbe scoppiata la guerra. Chissà, magari avrebbe potuto parlare di verità scottanti o comunque di questioni molto scomode. Non c'è riprova. Non c'è riprova perché in buona sostanza il referto medico redatto nell'occasione parlò di morte per suicidio. Esse si sarebbe impiccato. Certo, immaginare un vecchietto di 93 anni, non particolarmente in forze, che annoda le lenzuola alle sbarre della finestra, ci fa un cappio e ci si appende, fa riflettere. È un po' strano. Rudolf Hess è stato sepolto in Baviera, a Wussidel. Sulla sua lapide, oltre al nome, è stata scritta una semplice frase: Ich hab's gewagt. Ho osato. Non era una frase sua, anzi, sembra quasi una frase abbastanza strana, vista e considerata la sua vita terrena. Era una frase di un umanista e cavaliere teutonico, Ulrich von Hutten, ma forse quell'osare è riferito a quel volo solitario del 10 maggio del 41, un volo molto strano, un volo che ha lasciato, come abbiamo detto, tanti interrogativi, un volo che gli era costato una carriera politica e non solo, e che non gli aveva portato nemmeno dei benefici a livello processuale. E ancora oggi tanti, tanti, tanti di noi si domandano: ma chi è stato davvero Rudolf Hess? È stato un gerarca convinto o riluttante? È stato uno strumento di Hitler, consapevole o sfruttato? Era davvero uno stupido, come si diceva nei corridoi della cancelleria, o aveva una vena di scaltrezza nascosta che tirava fuori alla bisogna? Veniva tenuto all'oscuro dei piani più mostruosi del Reich perché ritenuto inaffidabile o perché lui stesso non voleva sapere? Sono tutti interrogativi che, come abbiamo detto, non hanno risposta. Quel che sappiamo è che la tomba di Rudolf Hess non esiste più. È stata smantellata ormai quasi 12 anni fa per decisione della Chiesa evangelica tedesca proprietaria del terreno, ma anche per evitare una brutta pratica, quella dei pellegrinaggi da parte dei neonazisti, non solo tedeschi. Rudolf Hess oggi non ha più una tomba. Rudolf Hess, le sue ceneri sono state disperse in mare, quindi si potrebbe dire che riposa in mare, e ha portato con sé tutti i misteri, le contraddizioni, i non detti e i punti di domanda di un regime mostruoso che spaventò il mondo, che terrorizzò l'Europa, che la mise a ferro e fuoco e che era composto da visionari, da folli, da storpi, da miopi, forse anche da stupidi, da gente pericolosa, che pensava di dominare il mondo con concezioni fuori luogo e che alla fine si ritrovò quasi interamente alla sbarra a rispondere dei propri crimini. Non tutti, non sempre, ma di una foto, quella del processo di Norimberga, che ha fatto la storia e che lascia a tutti noi un'eredità molto pesante. Grazie per aver guardato questo video e anche noi di Dentro alla Storia vogliamo ringraziare NordVPN che ha deciso di sostenere il nostro canale. La VPN cambia il tuo IP e maschera la tua posizione virtuale, quindi ti consente di proteggere il tuo traffico internet e ti impedisce di lasciare tracce online. Nel link che trovate in descrizione, vi offriamo una offerta imperdibile. Si tratta di uno sconto del 65%, la garanzia di un rimborso di 30 giorni in formula soddisfatti o rimborsati, VPN sicura e ad alta velocità, protezione anti-malware e un blocco del tracker. Quindi grazie NordVPN e arrivederci
al nostro prossimo video.